Allora, siamo arrivati in questo paese per andare... Non ho capito come ci si arriva. Si è riuscito a scroccare anche la mente dall'orto. Cioè no, non abbiamo più olio. Che fa talmente caldo, infatti prima non sono stato bene. Fermate, ci siamo rinfrescati un attimo, Mauri, ho preso un attimo d'aria. Sono iniziati gli ulivi, quindi qua vendono olive e olio e noi veniamo a vedere. سكر شوي ونبزة سكر نبزة. حلو Sì. ها شوي مية Tu hai già capito? الشيبة اللويزة يزيد Ah, ho capito. Questo qua è Yes, lemongrass. Beh, ma noi siamo venuti qui per chiedergli dell'olio e siamo finiti a farci una tisana. Abbiamo contrattato col tè, mangiando pane e olive, 2 litri di oliva extravergine, 80 dirham al litro. Ah, buon prezzo, poi comunque, magari lo potremo pagare anche meno. Aiutiamo la gente del posto, il prezzo mi sembra più che corretto e la qualità è buona. Non è fortissimo, però ha un bel gusto, bello saporito. Ce lo dà direttamente dalla sua carraffona. Da quello che abbiamo assaggiato, non è che ne prende un altro. Almeno sei sicuro che è quello? Assolutamente, guarda come è neanche filtrato. Non è filtrato, no, è proprio bello. I macchinari. Piera Lisi Italia. Sono belle presse, penso di qualche anno fa. Usano i nostri prodotti. E ragazzi, si sta proprio vedendo il cambio di vegetazione, la classica macchia mediterranea, ulivi, campi di grano, precolline. Diciamo che siamo entrati proprio nella parte mediterranea del Marocco, abbiamo abbandonato totalmente la parte desertica e anche questo comunque è bello. Un bel giardino. 15 giorni è buono per mangiare. Sì? Però se vuole provare non problema. No, però sono verdi. Questo se vuole provare anche, prendi, non problema. Le pomme. Con le Ah, pomme. se com... Manzana, come sì, manzana, sono come quelle manzana. mele... Ah, le ranette. Sì. Sì, sono un Ecco, tipo sono di anche mela. fresi. Allora ragazzi, facciamo un passo indietro perché avete visto queste immagini, magari non capite. Allora, siamo arrivati in questo paese per andare a vedere la cascata e uno ci fa: ah, camping, parcheggio di qua, parcheggio di là. Io ho detto no, nature. Mi fa: ah, camping nature, sì. E ho detto avanti. E la strada diventava sempre più stretta, perché a un certo punto siamo scesi in un ciottolato in mezzo alle case.
il gallo stanotte ci fa tribulare. Finché siamo arrivati davanti a un cancello con sopra scritto Camping Nature, chiuso. Ho detto, porca miseria, qua non riesco neanche più a entrare. Alla fine è venuto questo signore che avete visto e ha detto, basta, io voglio vivere nella natura, tutte le cose naturali, eccetera, eccetera, e ci ha fatto fare il giro nel suo giardino e ci ha fatto parcheggiare qua per 2 euro, forse anche meno. Ci ha detto di bruciare le foglie del fico per mandare via i moscerini stanotte. Quindi Autan incluso nel prezzo? Sì, speriamo di non averne bisogno, ma dubito perché qua ne vedo già di roba che vola fuori dal mondo, completamente. Ah, ci ha dato la chiave del cancello, così possiamo uscire e andare a vedere le cascate e tesoro. Andiamo subito? No. Ah. Oggi è all'insegna del rurale, quindi adesso andiamo subito a vedere la cascata, vediamo che luce c'è, soprattutto che sia bella. Se c'è acqua. Acqua ce n'è, E qui cosa c'è? arancia. Ui, c'è il pompelmo rosa. Questa parte della cascata ovviamente è la parte più alta. Da qui, come avete visto dalle immagini, si vedono i primi salti. Sotto ci sono altri 1/2 salti, dove ci sono tutti dei barrettini. Ora, non ho capito come ci si arriva. Probabilmente ci sarà una strada. Vediamo, adesso magari facciamo il giro così la vediamo dall'altra parte qui in alto. Poi se riusciamo domani a vederla da sotto, ben venga. Ma non sono zanzare, sono quegli insetti d'acqua. Spero solo che non pungano, perché di quello non Ma sono dove ci sicura. sono quelli, ti posso garantire che ci sono anche gli altri. Le cose così non vanno bene. Siamo arrivati in un bel posto, in mezzo alla natura, pagheremo 2 euro per dormire, c'è il sole giusto, c'è la cascata bella piena perché ha appena piovuto. E allora adesso ve la faccio vedere, eccola. Prima eravamo lì sopra e non la vedevamo bene. Che spettacolo! Dai, vai un po' più in là, fagliela vedere da vicino. Mi avvicino ragazzi, lo Senza faccio cadere. solo per voi. Scherzavo. Le cascate di sud sono le più alte della zona, sono alte circa 110 metri. Sopra sono canalizzate così, si vedono che le hanno divise, perché sennò sarebbe una. Qui sotto in basso c'è una camminata tutta in legno, si sono sviluppati tantissimi barettini e ristoranti. Per arrivare al salto dopo, generalmente abbiamo guardato, non ne vale la pena perché è molto piccolo. Quindi adesso ci godiamo questo spettacolo e poi andiamo in camper a cucinare. Come va la crema di argan? Andiamo a vedere se c'è. Ciuchino, dimmi, cosa vendi? Che cos'è questo? This is argan fruit. Questo è la frutta d'argan. This is fruit argan. Sembra un dattero. Frutta dell'argan. To broke. Ok, con, è tipo una mandorla col guscio. Guarda, ecco. The all size is almond. Di argan? This is almond argan, yeah. You picture it? Ah, guarda che Io l'ho già forte. visto. Che va a lavorare una volta. Vai. Lavora di più? Come di più? Sì, quando arrivi a 1 chilo smetti. Sì. Un chilo? Se ferme, no? Oui. Ma 1 chilo. Ma. Ma questo è l'amlou? No. 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 No, questa è una crema di... No, sto olio d'argan para mangiare. Sì, ok. Sì. Solo qua. Il peso A ver, fa schiacciare tutti i semi. A ver, ¿tienes almendra? Vale. Sì, vale. 1 chilo. Vuoi stare lì tutto il giorno? This is argan or cosmetic. Olio d'argan, gardenia, la gardenia. Sei riuscito a scroccare anche la mente dall'orto. Che bello questo giardino, tranquillo. Citron? Sì, verbena. Verbena! Ah! Ah, mi piace questa roba. Allora, questo qua è... Questo, Madonna che profumo. Ma menta berber. E questo menta verbera, è differente. Wow! È Shukran. differente questo. Questo la verbena, Verbena di Citron. citron. Shukran. Grazie mille davvero, grazie. Quando arrivate qua alle cascate, girate alla destra, seguite un cartello giallo e venite qua. Il signore è gentilissimo, mi ha anche regalato la menta. La roba è naturale al 100% e i prezzi sono buoni, non ve lo dico.
Wow. Wow. Ragazzi, perfetto. Il problema olio risolto. Non ne abbiamo più, rimane, cioè no, non ne abbiamo più olio, rimane fisso, si consuma leggermente. Bene, questa è una cosa che mi premeva risolvere. Ieri abbiamo visto i freni, perfetti anche quelli, quindi brutto, si comporta bene. Ok, direi che sono le 9 del mattino, siamo in questo splendido giardino pieno di uccelli che ci ha svegliato questa mattina e è un dolce risveglio, Partiamo, andiamo in direzione di Meknes, figlio di Knus, amico di Ken, figlio di Knorr, che è il Sempre cugino. quello del dado, è il sempre cugino, lui. È il cugino di Sì. Knorr. Abbiamo circa 6 ore di strada, non da fare. Anche di più per Meknes, però ci fermeremo prima. Quando si è stanchi ci fermiamo se c'è qualcosa bello da vedere. Nel frattempo in mezzo c'è un bosco di cedri, sembra essere famoso perché ci sono le scimmie, probabilmente una in più con Marina, non ci sarà molta differenza, visto che Marina è una scimmia. Non è vero, è bellissima Marina. Adesso andiamo lì. Poi dicono che ti tratto male, ma non è vero, io ti voglio tanto bene, lo sai. Anzi ti amo tanto. Certo, orangotango. Ecco, due scimmie, andiamo, Orango e Bertuccia. Bertuccia. Quando uno è P, mi faccio la censura da sola. Si pirla. Quando uno è P, è proprio P, Piccio o pirla? pirla. Vado ad aprire il cancello con la chiave che ci ha lasciato il signore gentilissimo. Dopodiché devo andare a nascondergliela in un posto e lasciargliela qua perché lui non è in casa. Lui mi ha detto: alza la pietra, metti la chiave, poi rimetti la pietra, ok? Fatto. Adesso usciamo, chiudiamo il lucchetto e casa sua è sicura. Non sono diventato suora, che fa talmente caldo, infatti prima non sono stato bene. Ho dovuto mettere il nostro fazzoletto del Kinitra in testa con un po' d'acqua e sembra avere l'aria condizionata. Quindi sono 39 gradi, un piattume incredibile, ho avuto un po' di sbaglione, diciamo così. Quindi abbiamo ancora 2 ore per arrivare a un paesino nel mezzo che si chiama Kenifra, perché c'è la possibilità di parcheggiare. Su questa strada non ci sono campeggi, non ci sono molte informazioni sui parcheggi liberi, quindi diciamo che faccio queste 2 ore, vedo se sto bene, scende la temperatura, proseguo, perché l'idea sarebbe appunto quella di arrivare nel bosco di cedri dove dovrebbe essere un po' più fresco, però la strada è ancora lunga, quindi la facciamo tappe e vediamo. Stiamo passando in mezzo a una zona tutta di ulivi e anche qualche campo di grano. La strada è pulitissima e nuovissima. Non solo la strada, anche i campi. Infatti abbiamo notato che ci sono 2 tipi di birre dell'immondizia, uno verde e uno rosso. Ora, non so se fanno una differenziata, ma sicuramente qua il servizio di raccolta rifiuti funziona. Quindi grandi, e come diciamo il brutto, diciamo il bello. E in questo caso bellissimo perché vedi dei paesaggi tutti belli puliti. Quindi molto tipica del Marocco è il trasporto in sovrabbondanza di cipolle che avviene in ogni tipo di mezzo. Questo in particolar modo non è niente di che, un furgoncino, un transit pieno di cipolle, ma si vede che gli escono anche dai finestrini. Eccolo qui, vedi? Vedi come è messo?
Ragazzi, la strada che stiamo facendo, se guardate anche su Park4Night, non ha grandi possibilità di sosta tranquilla di dormire. L'unica è al Carrefour di Kenifra. Fermateci, siamo rinfrescati un attimo, Mauri ha preso un attimo d'aria, quindi visto che se la sente continuiamo e cerchiamo di arrivare alla foresta di cedri. La foresta di Sherwood. Di Sherwood. Abbiamo deciso appunto di fare questi 80-90 km in più, quindi arrivare probabilmente col buio o all'imbrunire. È una cosa che non mi piace fare perché voglio guidare sempre con la luce, però faceva veramente troppo caldo. Qua già adesso che manca comunque ancora un'ora e 20 abbiamo già perso 4-5 gradi, perché domani comunque ci vorremmo fermare un paio di giorni lì. Uno perché ci sono tutte le scimmione e quindi vediamo se Marina si adatta un attimo. I due perché così magari edito un po', facciamo la premiere sperando che ci sia un po' di segnale telefonico e quindi internet. La strada non sembra brutta qua e dovremmo arrivare senza grossi problemi. Quindi andiamo. Ragazzi, è tramontato il sole, ultimi 100 metri e parcheggiamo. Buongiorno, parlo piano perché non voglio svegliare le scimmie. Allora ragazzi, siamo qua nel bosco di cedri, ok? Che è un posto fantastico, che in teoria dovrebbero esserci le scimmie. Ora, stanotte noi siamo arrivati tardi, anch'io per la prima volta vedo cosa c'è qui attorno, lo vedo con voi. Scimmie, non ne ho sentite stanotte, abbiamo dormito bene, anche perché è bello fresco perché siamo a 1776 metri. Esattamente questo punto. Ora qua purtroppo non c'è segnale GSM. Questa sera con voi c'è la premiere, quindi ci dovremmo leggermente spostare verso la strada. Intanto nel frattempo è arrivata una macchina, l'unica che ho visto oggi. Stavo dicendo che ci dovremmo spostare là dove c'è la strada perché spero che lì ci sia il segnale GSM. Almeno ieri sera quando siamo arrivati c'era. Questo perché appunto dobbiamo stare con voi in premiere. Poi ho visto che c'era anche un'area camping, magari riusciamo a fare un po' di campeggio selvaggio. Oui, bien dormir. Cedra. Tre giorni, no? Anche in mezzo al bosco riescono a venderti qualcosa. Ragazzi, fa un freddo cane. Andiamo alla ricerca delle scimmie. Adesso siamo in silenzio perché speriamo di non disturbarle. Hai prese le banane? Niente scimmie. Forse è meglio che ne prendiamo una. Ma va. Ho solo la felpa perché ci sono 12 gradi, non perché sono matta. Il sole sta sorgendo adesso, guarda. Comincia ad esserci qualche raggio di sole sui cedri. Sono maestosi. Ce n'è qualcuno veramente enorme. Quelli grossi sono i famosi cedroni, non galli però. Ma vai a cagare. Sono belli i rumori del sottobosco, eh. Io non ho sentito niente stanotte, nessun rumore. Wow, ce n'è uno veramente imponente. Mamma mia, enorme. Adesso Mauri va ad abbracciarlo e vi faccio vedere. Wow. Wow. Che carpaccio. Ragazzi, siamo in cima a un crepaccio incredibile da vertigini. Qui c'è uno strapiombo. Ho i brividi. Io volevo sedermi qua per fare la foto spettacolo, però mi tremano le gambe, quindi fate finta che siamo seduti lì e ciao. Ma poi saranno scimpanzé, orango, bertucce, perché io adesso vorrei provare a incominciare un po' a chiamarle. Perché tu sai tutti i vari dialetti scimmieschi? Certo. Provane un po'. Bertuccia. Poi? Orango, fallo tu questo che ti viene. Lo scimpanzé un po' tipo cita.
Ok? I macachi. E come fanno i macachi? Sono quelli che si grattano il culo Fallo rosso. tu, sì, fallo tu. Ragazzi, abbiamo scoperto, da buon quarquista, che qua vive il macaco silvestre. Il macaco silvestre in Marocco è l'unica specie che vive al di fuori dell'Asia. Tutti gli altri macachi vivono là. Questo macaco silvestre viene anche detto bertuccia. Vedi che era la Bertuccia, te l'avevo detto. Però sì, è l'unica specie che vive al di fuori dell'Asia. E tutto questo perché non beccate uno, gliel'ho chiesto, perché sennò mica lo sapevamo. Aggiungerei che la Bertuccia praticamente è la stessa specie che si trova a Gibilterra, che noi conosciamo bene, quindi c'è da mettere via telefono, occhiali, portafogli e cose brillanti. Questi esemplari vivono in boschi di querce o di cedri tra i 1700 e i 2400 metri di altitudine. Questi esemplari, No, siamo arrivati all'Ecomuseo. L'Ecomuseo è un piccolo museo dove spiega un attimino quello che è qua attorno la flora e la fauna. Spiegherà delle scimmie, spiegherà dei cedri. Se non sbaglio dalle fotografie che ho visto, adesso poi vediamo se apre perché adesso è ancora chiuso, dovrebbe esserci dentro la sezione di un cedro molto grosso. Andiamo a vedere adesso. Okay. Sì, ovviamente questo qua è un parcheggio turistico perché è davanti al museo, quindi ci sono delle casette che vengono classici souvenir locali e poi ci sono i 27.000 persone che cercheranno di vendere dal tour, all'accompagnamento, alla guida Salcacchio dove... andiamo a vedere la scimmia, vieni. Le scimmie sanno che qui c'è turismo e qui si mangia. Ah, quanti ce ne sono? Ma dove? Ciao Bertuccia, noi ti cercavamo nel bosco, ma giustamente qui c'hanno da bere e da mangiare. Vabbè, ok, Mauri vuole dargli da mangiare. Ma gli piacciono i cetrioli? Il verde non lo mangia. Mica scemo, la buccia non si mangia. Guarda come ti guarda, Mauri. Bertuccia, tu non lo sai che Mauri se le mangia tutte quelle noccioline? È grosso. Che denti che hanno poi, tra l'altro. Ciao piccolina. So, però io non... Ha detto che è una settimana di vita. This is the father and this is the mother. Yeah. It's just one week. Just one. Ma se l'è preso il papà! Se l'è portato Che mi chiede. Guarda questo qua che mi chiede, Mari. Ma sai cosa mi sembra qua? I camioncini, quelli che vendono gli hamburger. Sì, esatto. Vendono il caffè. Lui alla fine gira il mondo, ma in realtà vive facendo caffè ai turisti. Potrebbe essere un'idea, Oh, Un dirham per un caffè. Poi si mette a fare... che bella scelta. La moka sì è nuova perché abbiamo fatto tutta induzione. Attenzione! Sei un camperista. Salutiamo i nostri amici che partono. Hanno bevuto il nostro caffè alla cannella, buonissimo. Era buono il caffè? Ti è piaciuto? Ciao, buon viaggio! Stavamo guardando questo cartello e ci sta indicando che praticamente questo è un parco nazionale enorme, praticamente tutta la regione, che parte dalle cascate che abbiamo visto ieri, abbiamo fatto 6 ore di strada, fino qua e anche oltre. Veramente enorme, ci sono siti archeologici, ci sono cascate, ci sono appunto parchi naturali come questo, stazioni sciistiche, di tutto. E non lo potremo vedere tutto, quindi andiamo a fare un giro a piedi, va adesso che bisogna fare attività fisica e buttare giù i chili. Quelli che hai di troppo, Marina, andiamo. I chili che ho di troppo io sono lì. Con questi qui i tuoi di troppo. Sì, ecco qua nel bosco notiamo una specie di bar. Stavo dicendo, i tavolini della famiglia. Vuoi non sederti anche tu e bere un tè? Devo fare la barba secondo te? Te l'ho già detto stamattina. È che volevo farmi la doccia oggi, però poi non c'è internet, risposta, ti lavora e ci siamo dimenticati. Infatti siamo in un altro parcheggio. Perché siamo riusciti finalmente a trovare una connessione stabile e anche abbastanza veloce per poter stare con voi questa sera. Non mettere lo zucchero. Ragazzi, una zolletta, guarda. E io non ho le mani piccole, Aspetteremo di imbrunire per fare la premiere con voi e poi torneremo poi giù qua di un paio di chilometri. Mettono di lavorare, magari ci fermiamo anche sto parcheggio. Se continuano a lavorare magari anche no. Dai, versa sto tè. Come già? Sono le 5. Si deve fare che sei in Inghilterra. Sono le 5. Ragazzi, se vi scappa la pipì abbassate il volume.
Ehi. Ehi, che sbadiglio. Ragazzi, siamo venuti anche stamattina a fare una bella passeggiata, ma oggi fa veramente caldo. Ascolta, cedro? No, non c'è. No, cedro. Guarda. Sembra impossibile pensare che qui d'inverno ci siano degli impianti di sci. Eppure è così. Vedo che quest'anno ha nevicato poco, ha fatto un 30-40 cm. L'anno prima ha fatto 2 metri rotti. Quindi D'altra parte siamo 1800-2000 quasi. quasi 2000. Comunque ragazzi, ho deciso di andare a camminare tutte le mattine, di perdere peso, basta, perché mi sento veramente una merda. Quindi devo migliorare me stesso. Qualcuno mi dirà, ma no, continua a mangiare trippa. Continuerò, ma nello stesso tempo faccio anche esercizi fisici. Se no qua schiatto dopo fra un anno. Che fatica però ragazzi, poi ti viene ancora la fame. Oggi camminiamo tranquilli, senza cercare scimmie, perché abbiamo capito che nel bosco le scimmie vengono a dormire, ma non c'è molto cibo per loro. Più facilmente lo reperiscono giù al bordo della strada dove si fermano i pullman di turisti, quindi qua non ne troviamo. No, diciamo che se tu vuoi vedere le scimmie basta che vai sul bordo della strada, tiri fuori una nocciolina e arrivano 200. Esatto. Non è salvia? No, però sono morbidissime. Ottime in caso ti scappasse la cacca. Ottime per pulirsi il culo, belle spesse e morbide. Prova. No, perché l'hai già usata. Dai. Ah! Guardate dov'è Mauri rispetto all'albero, veramente enorme. E ricordatevi che se il pino fa le pigne, il cedro fa la cedrata. Ciao! Ma no, questa no. Sono ammazzate delle noccioline. Vado a vedere se quel bastardo che mi ha rubato le noccioline le vuole ancora. E magari lo tiro verso il camper. Così stasera lo mangio. Vieni, che c'ho una nocciolina per te. Gliel'ho messa, ma lei o lui, no lui, penso, non l'ha vista. Non se la trova. Vabbè dai, ho fatto fuori le noccioline, le ultime che avevo, però non sono venute, non mi hanno seguito, quindi vabbè, mi sono divertito un attimo. Allora, volete sapere come si prepara un tagine? Chiedetelo a un marocchino, io non lo so. Allora, base di cipolla sotto, fettone grosse così. Una cappa di carote tagliate a rondelle, un po' di sale, un po' di spezie varie, quello a gusto. Io ci metto dell'aglio, ci metto sale, pepe, un po' di paprika e un misto che avevo preso, un misto per carni. Patate, carne, diciamo un po' di... tipo una lasagna a strati così. Poi alla fine ci metto peperoni, ancora un po' di cipolla sopra, poi io ci aggiungo un po' di passata di pomodoro allungato con l'acqua e un pochino di dado dentro, perché voglio cercare di dargli un pochino di sapore anche al brodo, che è buono da pucciare. Basta. Quindi lo facciamo vedere, non l'ho ancora fatto vedere? Sì, facciamo vedere. E dopo lo accendi e lo lasci cuocere un'oretta, è buona, abbondante, e basta. Tipo adesso è così. Ci rivediamo tra 2 ore, per voi saranno 5 secondi. Ciao! Se ce lo ricordiamo. L'operazione è conclusa. Dove eravamo rimasti? Io l'ho fatto. Il profumo è buono. Eccola qua. Buon appetito! Io metto giù, perché altrimenti non mi lascia niente, Mauri. Sapete, non posso riprendere, sennò se magna tutto lui. Ma smettila, che ti ho anche servito per prima. Guarda. Dai peperoni, poi la carne la mangia lui. Buongiorno ragazzi, ecco qua sempre nel solito boschetto, stupendo, altra mattinata, altra camminata. Poi abbiamo deciso di muoverci. E dove andiamo? Allora andiamo a vedere un cedro che c'è qua giù 4-5 km, che dovrebbe essere più grosso del Marocco. Il problema mi sa che è un po' secco, nel senso che dalle fotografie che abbiamo visto è abbastanza rotto, c'ha forse qualche fogliolino ancora verde, ma quindi è giusto vivo per miracolo. Poi ci sposteremo in città o in paesone qui sotto, magari per fare un po' di spesa, vediamo, se no lo facciamo per strada, e poi andremo, aspetta che chiedo, dov'è che andiamo poi il paese? Andiamo poi in Francia. No, andiamo poi in Francia. Andiamo poi in Francia. Il Francia è un paesino che non so. Cosa c'è in Francia? È un paesino molto Aspetta che ve lo dice lei, va? È un paesino, buongiorno a tutti innanzitutto. È un paesino molto famoso. Ti sei lavato i capelli ieri sera? Sì, si vede. Sì. Devo ancora pettinarmi però. È un paesino molto famoso qui nella zona, chiamata la Piccola Svizzera.
Perché? Perché finalmente le case hanno dei tetti con le tegole. Ah già, è vero, me l'aveva detto, ma come al solito sono rincoglionito, quindi non me lo ricordo. Allora sì, andiamo a vedere queste cose qua. Le tegole, capito? Queste tegole, andiamo a vedere le tegole. Che a casa nostra le vediamo tutti i giorni. Esatto, che qua è rarissimo. Penso forse una casa l'abbiamo vista sono viaggiando. mesi che non vediamo tegole. Esatto, sono mesi che non vediamo tegole, ma oddio, anche in Spagna non è che ce ne siano un granché. Però in Andalusia sì, dai, qualcosa, ma non tantissimo. Comunque insomma hanno questa particolarità, quindi se troviamo dei tetti a punta siamo in Svizzera. Però realmente sarebbe molto più carino venirci d'inverno quando qui nevica, perché il panorama è mozzafiato. Adesso ce lo becchiamo d'estate. Anzi, magari, perché ho visto delle fotografie girando e guardando in questa zona, se riesco, e se lo trovo, mi inserisco anche 2 foto di com'è qua d'inverno. Visto che ci hanno parlato che fa 2 metri di neve, se trovo delle foto ve le metto qua tranquillamente. Detto questo, adesso vado a fare la passeggiata, o viene anche Tosina, viene anche lei, non mi lascia solo. Paura che mi perdo nel bosco. Da questo lato del parco c'è una bella concentrazione di gente, turismo, e giri di cavallo, scimmie. Le scimmie poi siamo noi perché... Beh, riprendi il cedro, che c'è qua di fianco. Ma vedi che è tutto secco, povero cedro. Bellissimo, Però. maestoso, però completamente morto, senza foglie, e nei giorni scorsi ne abbiamo visti veramente a centinaia, bellissimi e frondosi. Quindi in mezzo a sto casino di gente che non riesce a parcheggiare, vabbè, insomma, lo sapete com'è la questione, no? Compra qui, compra là, fai il giro a cavallo, dammi dei soldi per la foto, dove parcheggi turistici e così. Ma io mi sento di aver visto veramente una quantità di cedri maestosi e bellissimi già nei giorni scorsi. E quindi? Proseguiamo. Adesso niente, adesso nulla, partiamo, andiamo in direzione di Tageshausukes. McNess. Ok. Sono belli i rumori del sottobosco, Danno una pace. Ma che rumori fai? Non mi viene più.